Da quando mi sono affacciato al mondo del gioco di ruolo mi viene fatta continuamente una domanda. Essendo tu un attore, Quarto, avresti qualche consiglio su come immedesimarsi di più nel proprio personaggio? Devo Cambiare voce. Devo muovermi come fa lui, devo scrivere 3 pagine di background così che io sappia tutto di tutti? Allora, tralasciando il fatto che ognuno è libero di interpretare come vuole, vi è un aspetto però in effetti che non viene considerato più di tanto, ossia il niente. Vedete, la mia famiglia è morta e vivo solo come un cane. Ora ho solo un obiettivo: vendetta. Siate onesti. Quante volte avete sentito qualcuno interpretare il proprio personaggio in questa maniera? Allora, risottolineiamo il fatto che in realtà non c'è nulla di sbagliato a dare una libera interpretazione quando soprattutto si pone l'obiettivo principale di quando si fa un gioco, un hobby o un'interpretazione magari con amici, ossia il divertirsi. E se c'è di base quello, nessuno dovrebbe venirvi a criticare il modo in cui voi dovete divertirvi, no? Detto ciò, però, ci sono state magari delle situazioni che avete visto o provato in prima persona dove succede qualcosa di estremamente particolare tanto che vi sentite coinvolti, partecipi a quello che state vedendo o giocando in quel momento. È come se i personaggi diventassero veri, le loro reazioni diventassero reali, i loro sentimenti siano genuini. E se lo avete sperimentato, cosa avete pensato in quel momento? Ve lo dico io. Niente. Quindi in questo video vedremo diversi approcci per l'immedesimazione parlando soprattutto della chiave del niente, ma parlare del niente è difficile in un video abbastanza lungo, pertanto cercherei di riempirlo dicendovi che se per caso vi piacciono i miei contenuti, soprattutto questi video che potrebbero essere interessanti e utili per voi, ricordatevi di magari anche di iscrivervi, di lasciare un like, di suggerirlo a qualcuno, perché di sicuro potete dare una mano a me e se ne volete dare ancora di più una mano e sostenere il canale stesso, potete iscrivervi anche alla membership dove potete ottenere diversi vantaggi in base al livello che volete sostenere il canale. Inoltre nei miei vari social potete trovare tutte le notizie riguardanti gli eventi live o dove andrò, cosa farò, parteciperò, soprattutto per il prossimo play che arriverà a Bologna ci saranno tante novità e non dimenticate anche di controllare il mio sito internet per eventuali informazioni aggiuntive sulla mia persona, ma torniamo direttamente al video. Per rispondere alla domanda iniziale, ossia su come faccio a immedesimarmi di più nel mio personaggio, vorrei darvi alcuni strumenti utili ma non imprescindibili. Io li chiamo elementi esterni ed elementi interni, anche se in questi elementi interni vi è appunto anche il cosiddetto niente, che in realtà mi è nato da quando ho fatto questo video, però vabbè. Quindi tratteremo principalmente il tema del niente verso la fine del video, mentre gli altri strumenti ne parlucchiamo un po' così, anche se alcuni necessiterebbero anche dei video un po' più approfonditi che farò nel futuro. Iniziamo a parlare pertanto degli elementi esterni, ossia quegli elementi tangibili utilizzati per accentuare ancora di più l'atmosfera del momento in cui stiamo vivendo la nostra interpretazione. Possono essere immagini, oggetti fisici, video o addirittura la musica stessa, raga, la musica è importantissima per me. Sono principalmente degli elementi di supporto che ci aiutano ad entrare di più nel mood, a far eviscerare un po' quei sentimenti, quelle emozioni adatte nel momento in cui vogliamo immedesimarci nel nostro personaggio per provare a fare una scena. E sono importanti perché molto spesso possono anche addirittura sostituire la parola stessa in base anche al valore che hanno. Certo, una musica è anche leggermente più facile essere coinvolti emotivamente, ma con gli altri elementi tipo gli oggetti vorrei farvi un esempio, anche se è un esempio un po'
nerdone, però è un esempio e vorrei condividerlo con voi. Io sono un grandissimo fan della saga God of War e ho voluto giocare a quello del 2018, ossia quello ambientato nella cultura norrena. Per chi non sapesse di cosa trattasse il gioco, Kratos è praticamente un personaggio, o meglio, un dio, che ha rovesciato tutto l'Olimpo nell'antica Grecia per motivi personali. Nel 2018 poi è stato rilasciato un nuovissimo videogioco basato sempre sulla sua storia, dove però dalla mitologia greca si è spostata a quella norrena. Vi è una scena che mi ricordo particolarmente bene ed è il momento in cui lui ritrova le sue lame del caos, ossia la sua arma che lo contraddistingue di più. Lui infatti non le utilizzava più per un particolare motivo che per adesso non è così essenziale sapere, anche perché non voglio fare spoiler, e quel momento in cui invece le ritrova dopo tanto tempo, caspita, si sente la pesantezza e l'importanza del momento. A parte la musica epica, è l'oggetto in sé a regalarci, a noi soprattutto spettatori, diverse emozioni. I ricordi di quando abbiamo giocato i vecchi capitoli con quelle armi, il fatto di vedere adesso come il personaggio reagisce, o anche proprio la nuova meccanica in sé che ci un pochettino differenzia un po' il gioco, no? Questo era un esempio per aiutarvi a comprendere effettivamente quanto è un oggetto che abbia un valore, una storia, un retroscena possa aiutare a immedesimarci un pochettino di più nella scena, che ci possa far rievocare delle emozioni soppresse o anche scoperte nuove proprio, che non ne abbiamo ancora suscitate con il nostro personaggio, e possono pertanto regalare alla scena, al momento e anche ai miei compagni uno spunto in più della storia. E questo metodo può anche essere utilizzato con delle immagini evocative, immagini che effettivamente abbiano un significato. La difficoltà sta nel dare comunque l'importanza effettiva in quel particolare elemento. È qualcosa che di sicuro ne parleremo anche nei video più avanti, però basatevi sempre su che storia volete dare a un oggetto, non solo al proprio personaggio, ma anche appunto anche a una musica stessa che rievoca un qualcosa, che se l'avete messo in un momento specifico della vostra storia e sta ritornando di nuovo quella stessa musica, ci deve essere un motivo. Cambiamo completamente strada e parliamo degli elementi interni. Con elementi interni non voglio intendere niente di così profondo come l'io, Les, Stanislavski, qualsiasi cosa teatrale o roba per riuscire a comprendere noi stessi per poi tirare fuori il personaggio, no. Questo, ripeto, non è un corso di teatro, vuole essere un format adatto a tutti quanti, a tutti quelli che per passione, per hobby o per qualsiasi scopo non così tanto professionale ma proprio per piacere personale vogliono trovare alcune risposte. Però ci sono degli elementi interni del nostro essere che dovremo dare particolare attenzione nel momento in cui vogliamo immedesimarci di più in un personaggio. E per me questi sono la volontà, l'offerta e l'ascolto. Ripeto, ci dovrebbe anche essere il niente qua, ma è un macro argomento che parliamo verso la fine del video. Io invece adesso voglio parlare di questi tre in minima parte, anche se ci saranno dei video al riguardo, soprattutto sull'ascolto. Partiamo con ordine. La volontà. E raga, qua non c'è belino che tenga, scusate il francesismo, anche se per alcuni non potrebbe essere inteso, senza la volontà non si fa nulla. E so che potrebbe risultare banale, ma molto spesso non lo è. Può succedere che quella serata, quel momento in cui siete sul palco, quel momento in cui state cercando di condividere e portare il vostro personaggio, non ne avete voglia, per diverse cause, e secondo me la cosa principale da capire è qual è il fattore determinante che non vi fa venire voglia di medesimarvi nel personaggio. Potrebbero essere elementi esterni, famiglia, lavoro, qualsiasi cosa. Io spero che sia una cosa risolvibile e vabbè raga, comunque ci può anche stare effettivamente che non siamo nelle corde di poter portare il personaggio. Se non state lavorando e non lo state facendo per professione, passerà e riuscirete a trovare poi un momento invece in cui avrete più voglia di condividere. Se sono invece problematiche che riguardano quello che state andando a fare, perché non vi trovate bene con il gruppo, non vi trovate bene con quello che state facendo, non vi piace il luogo o
determinati fattori che adesso non andiamo ad elencarli tutti, e allora lì invece la soluzione è semplicemente l'onestà, anche perché dubito che voi siate da soli mentre state facendo queste prove, queste immedesimazioni dei personaggi. State sempre, penso, condividendo con altre persone che possono essere i vostri compagni di gioco, colleghi o anche persone nuove mentre siete in fiera o chissà dove, non lo so. L'importante è parlare, essere onesti, essere chiari con gli altri sulla problematica, anche perché così è più facile risolverla. Bisogna sempre pensare che si fa tutto quanto insieme. So che non è facile spesso essere onesti, l'importante è che abbiate rispetto di tutti quelli che vi circondano. Parliamo un attimo dell'offerta. E no, non sto parlando del mercante in fiera, qua non c'entra niente l'economia. Offerta è inteso come mettersi in gioco. Sia che siate sul palco o al tavolo da gioco o ovunque voi siate in generale, mettere a disposizione le proprie interpretazioni aiutano anche gli altri ad attingerle per trovare nuovi stimoli o addirittura direzionare la scena o allargarla con nuove prospettive. Tutti quanti voi che state interpretando avete magari dei pensieri, dei valori, dei segreti che spesso non escono nel momento in cui non vi è un momento appropriato. Più invece carne mettete al fuoco anche voi come personaggio, e più darete anche la possibilità agli altri e a voi stessi di trovare dei stimoli per farlo, per condividere. E queste scoperte, questi sviluppi aiutano anche a far crescere il vostro personaggio, a dargli effettivamente una storia. Se non vi mettete in gioco è difficile poi anche per voi nel futuro trovare anche degli appigli. In che senso? Magari vi siete lanciati in un momento, avete fatto un'esagerazione che però ha portato dei momenti goliardici, tristi o quello che può essere effettivamente, e che poi nel futuro, quando reinterpreterete lo stesso personaggio, per quel personaggio saranno dei ricordi e per voi sarà un'emozione istintiva riprovare quelle sensazioni perché avete trovato delle similitudini in quel momento. Quindi non siate timidi, lanciatevi sempre. Poi si sbaglia, sì, è facile sbagliare. Magari non era il momento giusto, magari non era necessario, avete fatto più del dovuto, però piuttosto che far niente è sempre meglio fare di più. Poi si leva, è più facile elevare le cose che aggiungerle da un certo punto di vista. In cucina no, non funziona così, è il contrario, se metti troppo sale ce l'hai nel culo. Però un modo per sapere quando effettivamente è il momento giusto per mettersi in gioco in questa maniera, bisognerebbe analizzare il terzo elemento, ossia l'ascolto, che a mio parere forse è anche quello più importante. Se non ascoltate quello che sta succedendo intorno a voi, il vostro personaggio lo perderete. Sembra banale, ma non lo è. Banale intendo, non è che poi bisogna ascoltare soltanto con le orecchie, no, bisogna guardare, bisogna anche respirare l'aria o l'energia che si sta vivendo in quel momento. Questo è ascoltare, vivere il momento. E anche se non è il vostro turno, anche se non avete la luce del palco che direttamente va su di voi, non interessa, dovete sempre essere attenti, ascoltare quello che fanno tutti, quello che sta succedendo, soprattutto perché è anche poco rispettoso nei confronti degli altri. Se gli altri appunto vi ascoltano, dovreste fare anche voi lo stesso. Così potete anche cogliere le frasi, le azioni, il mood che stanno utilizzando gli altri, in maniera tale da innanzitutto sintonizzarsi un pochettino e anche appoggiarsi a diverse cose che si sono dette o si sono fatte, in maniera tale da poterci entrare nel discorso in maniera anche un po' più coordinata, senza arrivare invece che non si sa neanche di quello che si sta trattando. Poi anche se prendete un abbaglio, capite A piuttosto che B, è anche divertente da un certo punto di vista, no? Quindi mollate quel cazzo di telefono, perché a volte succede che trovo dei telefoni nel momento stesso in cui stiamo giocando tutti quanti. Mollate sto cazzo di telefono! E Belin, ascoltate. Scusate, duro ma giusto. Comunque, come ho già anticipato, farò un video riguardo all'ascolto, anche perché ci sono diversi aspetti sul come effettivamente potremo attingere a quello che sta succedendo e utilizzarlo a nostro favore per le nostre interpretazioni. Ma ci arriveremo. Dopo questo piccolo capitoletto molto provocatorio e caliente, direi che possiamo parlare del niente. A inizio video abbiamo appunto citato il fatto del non pensare a niente.
niente. Vi parlo un attimo della mia esperienza professionale per comprendere al meglio questo piccolo aspetto. In accademia e al lavoro, ancora tutt'oggi, a volte faccio questo errore di pensare un pochettino troppo a quello che dovrei interpretare il personaggio che appunto mi è stato affidato. Come parla, come si comporta, in che maniera dovrei impostare la mia voce, da dove arriva, eccetera, eccetera, eccetera. Sono pensieri che nel tempo limite del leggere le poche righe che ti vengono presentate, soprattutto quando vai a registrare in uno studio di doppiaggio, e magari il direttore ti dà quelle 2 o 3 informazioni che possono essere utili o non utili da un certo punto di vista, e in più le poche scene che hai da registrare, non è che hai quindi tanta possibilità di pensare a tutti questi aspetti. E così ho maturato il vero quesito importante che mi ha portato anche ogni tanto a cambiare il mio metodo d'approccio, ed è di sicuro anche il risultato migliore. Ossia, la domanda definitiva deve essere: chi sono io? E vi sfido anche a pensare effettivamente quante volte ci avete pensato nel momento stesso in cui stavate immedesimandovi nel vostro personaggio. Succede spesso che il nostro voler fare perché così fa figo, ora rispondo a questo, ora faccio quello, possa annebbiare il vero motivo per cui voi siete lì a interpretare il vostro personaggio. Se vi ponete la domanda chi sono io, automaticamente nel momento in cui dovete rispondere a qualcuno o fare qualcosa, avete già chiaro un aspetto, una condizione fisica, un valore che ha il vostro personaggio che risponde a una determinata tematica. Se noi le abbiamo bene delineate, se noi ce le facciamo nostre questi valori, questi principi che il personaggio stesso ha, ecco lì che non c'è bisogno poi di pensarle nel momento in cui stiamo interpretando. Penseremo a nulla, perché risponderemo automaticamente. E so che non è così facile riuscire a farsi propri dei valori, la storia o anche adattamenti fisici di un personaggio inventato o altamente distante da noi. Per questo io consiglio sempre che, se dovete creare un personaggio ex novo, di farne uno che abbia dei valori, dei principi molto simili ai vostri, perché nel momento stesso in cui vengono stimolati, voi agite di conseguenza come agirete anche nella vita di tutti i giorni. È chiaro, molto spesso noi vogliamo fare qualcosa di un po' più diverso da noi stessi, no? Soprattutto anche se ha una razza completamente diversa, magari una mostruosità o un qualcosa di etereo, chi lo sa. Come faccio quindi se il mio personaggio ha dei tratti e dei valori così distanti dai miei, magari anche malvagio, no? Dobbiamo cercare di utilizzare un po' il metodo del riflesso. Noi conosciamo molto bene i vari sentimenti: tristezza, rabbia, felicità, passione. Essendo che voi li avete già vissuti nella vostra vita, li riconoscete, li potete però riutilizzare sotto una chiave diversa per il vostro personaggio. Se siete stati per esempio male per una relazione passata con un vostro partner, questa sensazione qua la potete poi trasportare nel personaggio, però per un'altra tematica. Rivivere i momenti della vostra vita però può essere anche un'arma a doppio taglio. Molto spesso, se voi vi perdete a ripensare, a ritrovare quel momento in cui avete vissuto in quel particolare momento, potreste 1 perdere il personaggio o 2 immedesimarvi troppo, da risultare poi un po' angosciante la situazione. Se si vuole medesimarsi un pochettino di più nel personaggio, bisogna fare quindi questo piccolo lavoro personale nella scoperta di se stessi. I sentimenti che abbiamo provato li possiamo sempre portare al tavolo, basta che siano contenuti e comprendiate sempre dove vi trovate, ossia un tavolo con amici a giocare, su un palco a improvvisare con altre persone. Insomma, non stiamo facendo film di cinema, siamo qui a divertirci e il divertimento è sempre il nostro obiettivo principale. Ho parlato di improvvisazione e molto spesso voi mi dite anche ma non è così facile spesso crearsi dei personaggi, anche perché molte situazioni richiedono di crearsene uno ex novo. Riuscire a trovare la chiave dell'improvvisazione basandosi sempre sul non pensare a niente è un qualcosa di un po' più complicato, che richiederebbe un altro video che farò sempre in futuro. So che sto dicendo che farò tanti video, però ci tengo a far sottolineare che questo format andrà avanti. Il mio consiglio pratico che potrebbe esservi utile per il vostro personaggio e medesimarsi nel vostro personaggio è crearsi pertanto un piccolo diario personale.
portate le vicende, andate a scoprire un po' di sentimenti di quello che potrebbe effettivamente aver vissuto quel personaggio in quel momento nel piccolo vostro diarietto. Può essere un qualcosa di molto utile per crearsi una sorta di nuova personalità, tra molte virgolette, che però ha il suo perché, e ho già avuto diversi feedback e questo metodo effettivamente funziona anche perché mette un po' in gioco voi stessi e con il vostro personaggio. Signori, io direi che la carne al fuoco è stata tanta oggi, abbiamo fatto un bel barbecue, insomma ho una voglia di barbecue immensa, pertanto ci rivedremo di sicuro con un nuovo video che può essere un quarto capitolo, Baldur's Gate, Super Quarter, non lo so, faccio troppe cose in generale, ma tenetevi sintonizzati pertanto sui miei social per sapere quando ci saranno le live, cosa farò, dove sarò e così magari ci intratteniamo a vicenda, giochiamo insieme anche online. Ci sono tanti metodi che in realtà mi piacerebbe riuscire sempre a trovare un modo per giocare anche con voi e ne stanno arrivando. Io ringrazio il vostro tempo, vi ricordo sempre di iscrivervi al canale e se volete supportarlo di iscriversi anche alla membership per ottenere diversi vantaggi. Tralasciamo il fatto che questo è un diario comunque del 2024, mo dovrò prenderne uno nuovo, anche se scrivo di merda, non so neanche io quello che ho scritto.